Vi siete mai chiesti come mai i bar non spengono mai la macchina e il caffè? Sicuramente ci sono tanti motivi, ma uno dei motivi principali è il mantenimento della giusta temperatura di tutto il corpo macchina. E quindi arriviamo subito al dunque, la temperatura è uno degli aspetti fondamentali per la riuscita di un ottimo caffè. Ma questo vale anche per le nostre macchine domestiche? Oggi questo è il tema del video di oggi, con una soluzione speciale, ma adesso sigla e iniziamo. Oggi parleremo appunto della temperatura del caffè, che è un aspetto fondamentale, e di una presa smart che è la soluzione a tanti problemi. Ma prima di iniziare voglio premiare chi di settimana scorsa ha commentato il video e come sapete chi è iscritto al canale lascia un like e commenta i video, potrebbe la settimana dopo vincere un gradito omaggio delle mie miscele. Ma oggi lo premierò anche grazie a Caroma, che è un produttore di caffè di Salerno che mi ha inviato tutte queste capsule e cialde e io ovviamente le regalerò a chi di voi vincerà il premio questa settimana, quindi grazie Caroma. È un produttore specializzato anche nei caffè aromatizzati e nelle bevande solubili, quindi se vi capite provarlo, assaggiate e fatemi sapere come vi trovate, e grazie Caroma per avermi fatto questo gradito omaggio che io regalerò di conseguenza anche a voi e a chi vincerà il premio settimanale commentando il video. Bene, se mi seguite da un po' di tempo sapete quanto io tenga alla temperatura del caffè, perché la temperatura è un aspetto fondamentale per la riuscita di un ottimo caffè cremoso con una bella crema densa. Infatti nel mio sito che vi lascio in descrizione trovate l'Aroma Plus modificate direttamente dalla casa in esclusiva per noi con il termostato più caldo, ma anche le Faber con il termostato più caldo che solo noi abbiamo in esclusiva, e anche le Spinner con il termostato più caldo, perché io credo che molto spesso i difetti che vi escono nel caffè fate in casa sono dovuti alla temperatura del caffè. Chi ama il caffè caldo e molto cremoso deve andare su versioni un po' più spinte del termostato. Probabilmente non appassionato neanche si accorgerà la differenza, ma noi e voi che mi seguite e siete appassionati come me sicuramente apprezzerete il caffè bello caldo e bello cremoso. Andrete quindi su questi modelli che mi sono fatto personalizzare e che ho in esclusiva sul sito. Tra l'altro vi ricordo che acquistando al mio sito è anche più conveniente dei siti delle case madri, e inoltre avete la mia assistenza. Avrete la possibilità di accedere al gruppo Facebook esclusivo di chi ha acquistato sul mio sito, dove tutte le vostre domande, tutti i vostri dubbi che lì posterete verranno risposti sia dalla community appassionati come voi, e quindi c'è sempre una risposta e qualcuno vi aiuta in maniera molto veloce, e in più ci sarò anche io che vi aiuterò nei tutti i piccoli problemi. Ovviamente tutto quello acquistato al mio sito ha anche la garanzia ufficiale nel caso di problematiche particolarmente gravi, e quindi tutti i centri di assistenza sul territorio nazionale e non vi aiuteranno per problemi più grandi. Allora, tornando al discorso della temperatura, qui abbiamo due macchine, una che è accesa da più tempo e una invece che è spenta e che andremo a accendere per erogare un caffè. Cosa cambia tra queste due macchine? Voi mi direte che se la macchina è accesa e la spia dell'arrivare a temperatura già si è spenta, questa macchina è già calda. Ma in realtà questa macchina, oltre ad essere calda per una prima accensione, è già calda perché è accesa da molte ore. Quindi ci sarà differenza con una macchina invece andremo a accendere solo per erogare questo caffè? Adesso lo scopriremo, ma quello che vi voglio ricordare è che se amate il caffè molto caldo ci sono dei trucchi. Innanzitutto accendere la macchina una mezz'oretta prima, oppure scaldare la tazzina magari facendo un'erogazione di solacqua a vuoto per appunto rendere il recipiente, che è uno degli aspetti fondamentali per la temperatura del caffè, bello caldo prima di andarci a fare il caffè vero e proprio. Questi sono piccoli trucchetti che ho già spiegato in un altro video a cui vi rimando. Un altro però degli aspetti fondamentali è appunto quanto la macchina sia a temperatura. Il fatto che la spia si spenga non vuol dire che la macchina non sia a temperatura, anzi il termostato è arrivato e la temperatura è arrivata al punto giusto e quindi potete già erogare un buon caffè. Ma in realtà se una macchina come questa è già accesa da tante ore, lo percepite già solo dal calore che emana toccandola. Quindi cosa cambia? Entrambe le macchine possono arrivare a temperatura, ma quella che è appena accesa e ci arriva è calda per erogare un caffè. Questa che invece è già accesa da tante ore, tutte le componenti interne della macchina sono calde, quindi tutte le parti dove transiterà l'acqua e poi farà il caffè sono già ben calde, e questo si tramuta in dei gradi centigradi in tazza di caffè più caldo e anche in una migliore estrazione. Io consiglio sempre, visto che queste macchine a cialde consumano molto poco, consiglio sempre di accenderle tranquillamente una mezz'oretta prima, e anzi se noi sappiamo che faremo un altro break, un'altra pausa dove prenderemo un altro caffè, di non spegnerle tra una pausa e l'altra. Io al massimo consiglio di spegnerla quando sappiamo che non saremo per tante ore in casa e non lo faremo. Io ad esempio faccio un caffè la mattina a casa,
poi sono assente tutto il giorno per lavoro e mi capita magari farmi un caffè la sera, un decaffeinato dopo cena. Bene, ovviamente lasciare la macchina sempre accesa per non stare in casa è uno spreco di energia e quindi io consiglio in quel caso di spegnerla, così come consiglio di spegnerla la notte, ma anche se lasciassimo accesa il consumo di queste macchine è veramente basso. Comunque il mio consiglio è quello di spegnerlo se non abbiamo in previsione di fare il caffè per molte ore, quindi sicuramente spegnerla la notte. Il problema quindi sorge soprattutto la mattina, perché quando noi ci svegliamo, la prima cosa che dovremmo fare è accendere la macchina del caffè, ma magari poi andremo a fare colazione in un tempo abbastanza breve in cui la macchina è sì calda secondo la spia, ma in realtà non si è scaldato tutto il corpo macchina. E qui vi propongo la soluzione intelligentissima di oggi che io consiglio a tutti di usare e per acquistarla vi lascio il link Amazon in descrizione. È una presa smart, costa pochissimo, circa 10 euro. Ho scelta questa qui di questo brand che è appunto TP-Link perché è uno dei brand più conosciuti e più affidabili e quindi anche tra i più facili da configurare e in più anche una migliore assistenza, quindi ho scelto questo brand. E questa qui non è nient'altro una presa smart e si configura con il wifi di casa e potete gestirla tramite l'applicazione del vostro cellulare. Come adesso tra poco vi mostrerò, questa presa smart vi permetterà di programmare e quindi schedulare nel tempo delle accensioni di qualsiasi elettrodomestico che ci andrete a collegare. Quindi adesso vi mostrerò come l'ho configurata io. Poi ovviamente per tutta la configurazione più noiosa di come questa presa si configura la prima volta farò un video e lo lascerò appunto nel gruppo dedicato su Facebook perché adesso il video diventerebbe troppo lungo e troppo noioso. Vi faccio vedere solo i risultati che si possono avere una volta la si è configurata e ci si attacca la macchina del caffè. Perfetto, questa è la schermata una volta che la vostra presa è stata inserita nel vostro account TP-Link a cui vi dovete registrare in una fase di installazione e poi verrete la presa che basterà premere qui per accenderla e come vedete si accende anche la macchina. Tramite questo clic andrò a spegnere la presa e si spegnerà la macchina. La parte più interessante di tutto questo è che quindi io se questa presa l'avessi configurata a casa e io adesso sono al lavoro so che sto per tornare per andare a pranzo magari e quindi mi prenderò un caffè a casa dopo pranzo, io già da qui, da remoto, potrei accendere la macchina perché so che tra una mezz'oretta prenderò un caffè a casa e quindi la macchina sarà accesa almeno da mezz'ora e sarà bella calda come io vi consiglio che sia. Questo vi assicuro fa la differenza nel risultato del caffè tra una macchina accesa al momento e una macchina invece già accesa da 30 minuti e quindi tutte le componenti sono calde. Un esempio, la ghiera in ottone in questo momento è bella incandescente perché la macchina è calda. Nel primo caffè che fate appena il termostato vi indica che la temperatura è stata raggiunta, quella ghiera ancora non è del tutto bollente come lo è adesso. La cosa interessante di questa applicazione è questo tasto che è appunto la schedulazione e la pianificazione delle accensioni programmate, ovvero una cosa che vi straconsiglio è appunto il caffè della mattina. Siccome spesso la macchina la trovate fredda perché ovviamente la notte vi consiglio di non lasciarla accesa, vi consiglio di aggiungere una schedulazione premendo il tasto più. Scegliamo un orario, ad esempio ipotizziamo che io mi alzi alle 7, io quindi accendo la macchina alle 6:30, accensione dispositivo on e lo pianifico per tutti i giorni lavorativi, cioè dal lunedì al venerdì. Faccio salva e quindi la macchina mi si andrà a accendere ogni giorno a settimana alle 6:30. Queste sono programmazioni vecchie che posso andare a cancellare. Inoltre, se fossi anche una persona distratta, siccome mi alzo alle 7 e alle 8 sicuramente sono già al lavoro, potrei anche impostare uno spegnimento automatico della macchina alle ore 8, perché a quell'ora sicuramente sarò in ufficio, dal lunedì al venerdì, e quindi se anche mi fossi dimenticato la macchina accesa, si spegnerebbe automaticamente, schedulando una programmazione in cui si spegne tutti i giorni della settimana feriale alle 8. Magari sono uno che il giovedì rientra a pranzo e quindi a pranzo vuole bere un caffè dignitosissimo, potrei programmare un'accensione, siccome torno a casa all'1, potrei accendere la macchina il giovedì a pranzo alle 12:30 e impostare anche uno spegnimento della macchina alle 14, perché alle 14 sicuramente il giovedì avrò già pranzato, avrò già preso un ottimo caffè e sarò tornato al lavoro. E quindi ho programmato questo spegnimento. Come vedete in un attimo ho configurato delle programmazioni che vi assicuro faranno la differenza, soprattutto quelle del mattino, perché il caffè del mattino è importante, ci svegliamo tutti assonnati, magari la macchina
è la più fredda sicuramente perché notte abbiamo spento, e come avete visto con questo piccolo dispositivo abbiamo risolto un problema che rende questa macchina più smart di qualsiasi altra macchina smart come l'abbiamo vista con Alexa. Se non avete visto andate a guardare quella recensione. Ora facciamo una prova della mia miscela a braccio erogata con una macchina che vado ad accendere solo adesso e una macchina invece, come vi dicevo, è già accesa da qualche ora, e andiamo a vedere la differenza di erogazione della stessa miscela e la stessa macchina allo stesso termostato. Andiamo a erogare il primo caffè. Alcuni mi hanno chiesto se si devono preoccupare se si riaccende la spia durante l'erogazione del caffè o subito dopo. No, è normale che il termostato lavori sempre per portare alla giusta temperatura l'erogazione del caffè, quindi lasciatela fare, potete tranquillamente fare caffè di seguito, è una macchina fatta apposta. E inoltre, quando vi parlo di lasciarla accesa tutto il giorno, mi riferisco sempre a macchine a professionali o semiprofessionali come questa. Ovviamente altre tipologie di macchina non sempre si presta per essere lasciate accese tutto il giorno o hanno magari dei consumi eccessivi. Considerate le macchine a cialde made in Italy che io vi consiglio e che potete trovare sul mio sito, tutte hanno un assorbimento sempre intorno ai 500 watt, ovviamente di picco solo quando la resistenza è accesa, contro magari i 1200 watt di macchine tipo la Nespresso o la Modo Mio. Andiamo a erogare il caffè da quest'altra macchina, come vedete è arrivato a temperatura, ma questa è la prima erogazione da quando è arrivata a temperatura una macchina fredda, tra virgolette. Vi assicuro che il colore nocciola della prima erogazione della crema è veramente molto più nocciola di questo della seconda erogazione, proprio sinonimo di un'estrazione totalmente differente, e ovviamente la crema nocciola è un sinonimo anche di una buona riuscita appunto del caffè. Sto cercando di monitorare le due temperature e ovviamente ci sono gradi di differenza. Esatto, nonostante le due macchine siano uguali, ci sono circa 3 gradi di differenza tra una macchina tutta calda in tutte le componenti all'interno del corpo macchina, perché questa macchina è accesa da ore, rispetto a una macchina che è stata accesa solo per fare questo caffè. Quindi abbiamo parlato dell'importanza della temperatura e di lasciare accesa la macchina, o soprattutto di accenderla un bel po' prima rispetto a quando la andiamo a utilizzare. Ovviamente questo si può fare solo con macchine professionali, non con le Nespresso e le Modo Mio che hanno lo spegnimento automatico, e vi ho spiegato appunto di come questa presa smart per un piccolo investimento di soli 10 euro, e la trovate sul link Amazon che vi lascio in descrizione, è facilissima da configurare e vi permette di programmare le accensioni, cosa che io trovo stracomoda e utilizzo veramente tutti i giorni, soprattutto per il caffè in casa, perché poi in ufficio la lasciamo sempre accesa perché lo utilizziamo molto, ma per il primo caffè la mattina oppure per la pausa pranzo quando so ritornare preferisco sempre accendere la macchina prima che io torni a casa, così ha un bel periodo di tempo per diventare bella calda, e quindi ve la straconsiglio e vi lascio il link in descrizione. Bene, ora vi lascio subito con la premiazione di chi di settimana scorsa ha commentato il mio video. Fatelo commentando questo, potreste essere voi a vincere settimana prossima, e vi regalerò anche alcune cialde che Caroma mi ha regalato e io regalo a voi, anzi grazie Caroma per avermele regalate. Ecco qua, mettiamo il video settimana scorsa che spero avete visto con Flavio e Gioia. Vediamo chi sceglie per il premio. Lolita, complimenti per aver vinto. Scrivimi alla mail che trovi in descrizione indicandomi il tuo indirizzo, il tuo numero cellulare per il corriere e che macchinetta utilizzi. Ti regalerò le mie miscele e qualche assaggio di aroma. Con tutti gli altri ci vediamo sabato prossimo alle 2 e mi raccomando lasciate un like e commentate questo video. Un saluto e alla prossima!